tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo I misteri della Sibilla. Trovate i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo nel caso dovesse piacervi. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, direi che possiamo entrare nel vivo della puntata con l'analisi dei 4 fanti. La prima sibilla che andremo ad analizzare è il fante di cuori, dal titolo Innamorato. Nell'immagine che vedete qui a fianco si vede un giovane uomo seduto su un prato che suona un liuto alla sua amata che lo guarda con dolcezza. Gli occhi sono carichi di amore e complicità. Non riguarda solo l'amore, ma parla di una persona con un affetto profondo che si traduce in lealtà e aiuto sincero. I significati principali della carta sono attrazione, affetto, sostegno, passione. Tra gli aspetti al dritto di questa sibilla spicca il significato di una persona, secondo la tradizione un giovane dai capelli chiari che può essere l'amato o qualcuno dall'animo gentile, affettuoso e molto disponibile che sarà importante per chi consulta le carte. Saranno le carte vicine ad indicare se si tratta di un amore corrisposto o di una persona che è pronta ad aiutare in un momento critico. A volte può riferirsi a notizie positive in arrivo, lieti eventi, ricompense, risoluzioni in varie circostanze e la possibilità di ricevere inviti. Nelle situazioni più difficili porta miglioramenti e progressi in tutti gli ambiti della vita, soprattutto in quello sentimentale. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo riguardano una persona che può apparire inizialmente leale e sincera, ma poi si rivela falsa e con doppi fini. Per questo la comparsa di questa carta può avvertire di fare attenzione a comportamenti troppo lusinghieri e gentili che in amore possono nascondere tradimenti, amore passeggero e non corrisposto. Per le coppie ci sono litigi, gelosie e dispetti, mentre in altri ambiti della vita questa persona può in qualche modo creare ostacoli, distrazioni e rallentamenti agli obiettivi e far perdere occasioni importanti. L'innamorato corrisponde al fante di cuori e si riferisce all'amico, fidanzato, marito o compagno e a volte anche all'amante giovane. In generale porta un buon periodo per impegnarsi in nuovi progetti e per ottenere risultati per impegni già intrapresi da tempo. I tempi di realizzazione si riferiscono al periodo dal 29 gennaio al 3 febbraio. La carta consiglia di aprire il proprio cuore e di fidarsi di una persona che in amore o per altri aspetti può aiutarci o donarci un'esperienza importante. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è il fante di quadri, dal titolo Messaggero. L'immagine che vedete qui a fianco raffigura un uomo su un cavallo che molto probabilmente sta andando con una lettera in mano a portare un messaggio a qualcuno. Il significato simbolico è molto evidente, il messaggero indica l'arrivo di notizie. I significati principali della carta sono notizie, mediazione, evoluzione, proposta. Gli aspetti al dritto del messaggero riguardano l'arrivo di notizie e tutti i tipi di comunicazione. Ovviamente l'immagine è datata e al giorno d'oggi sarà difficile ricevere una lettera. Per questo indica qualcuno che porta una notizia o informa di qualche novità tramite telefonata, messaggio, email, tramite i social o anche di persona. Le carte vicine daranno indicazioni sul tipo di notizia, se sarà positiva o negativa e anche l'ambito. Da un lato può riferirsi ad una persona che può essere lontana da noi, ma del quale si può fare affidamento, mentre può anche indicare notizie lavorative, documenti, proposte, colloqui e aiuti pratici. Quando si riferisce alle situazioni, in genere porta cambiamenti e avvenimenti inattesi, con risvolti positivi. Infine può anche significare viaggi, piccoli spostamenti, trasferimenti e traslochi.
Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo riguardano principalmente l'arrivo di notizie spiacevoli o, al contrario, comunicazioni e risposte che tardano ad arrivare. Quando si riferisce ad una persona, questa è pigra, distratta, superficiale, anche libertina e bugiarda, quindi porterà notizie false, critiche, sarà abile nell'ingannare e sfruttare e porterà anche problemi e tensioni. Riguardo le situazioni in genere, questa sibilla indica un periodo incerto con ostacoli e ritardi, difficoltà economiche, spreco di denaro, prestiti rischiosi e proposte o contratti ingannevoli. Il messaggero corrisponde al fante di quadri che indica riflessione e studio. Con questa carta si potrà soddisfare la propria ricerca intellettuale e tutto ciò che porta a crescita ed evoluzione, anche in ambito lavorativo e materiale. I tempi di realizzazione della sibilla si riferiscono al mese di dicembre, principalmente dal 21 al 31. La carta consiglia di valutare il cambiamento e di lasciare andare vecchie situazioni. Bisogna avere il coraggio di muoversi, ma solo dopo aver ponderato attentamente notizie, idee e proposte. La terza sibilla che andremo ad analizzare è il fante di fiori dal titolo Servo. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta un uomo vestito in abiti modesti e ha accanto a sé i suoi strumenti di lavoro, una scopa e una paletta. Sembra guardare nel vuoto in attesa del prossimo compito da svolgere. Il significato simbolico mostra qualcuno che è disponibile e pronto a sostenere qualsiasi richiesta. I significati principali della carta sono disponibilità, devozione, dipendenza. Gli aspetti al dritto di questa sibilla indicano una situazione che diventa positiva e favorevole per chi consulta le carte, perché si ha la possibilità di contare dell'aiuto e del sostegno di una persona, amica o parente, che si presta con tanta devozione a qualsiasi richiesta. A volte però può anche indicare una persona che è disponibile dietro compenso, come un collaboratore o un dipendente. Quindi si può trattare di qualcuno dal carattere umile, gentile, ben educato e pronto ad ascoltare. In genere si riferisce a situazioni molto tranquille e abbastanza piatte. In amore può significare dipendenza affettiva o la tendenza a lasciar correre per evitare discussioni. Nella vita pratica si ha paura a mettersi in gioco ed esporsi e si accettano condizioni poco stimolanti e soddisfacenti. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo indicano qualcuno che potrebbe aiutarci, ma che nasconde un doppio fine, o addirittura qualcuno che si mostra amichevole e buona, ma al contrario è una persona bugiarda, vile e pronta a sfruttarci o colpirci alle spalle. In genere questa carta funge da avvertimento, bisogna stare in guardia non solo nei confronti di qualcuno, ma anche cercare di osservare attentamente le varie situazioni. Infatti spesso indica situazioni poco chiare e comportamenti ambigui, l'arrivo di notizie false e spiacevoli, instabilità economica, mancanza di interesse e dipendenze pericolose. Il servo corrisponde al fante di fiori che porta notizie, idee e informazioni che possono essere utili in vari ambiti della vita, soprattutto nello studio e nel lavoro. Solitamente si riferisce ad un giovane. I tempi di realizzazione riguardano il periodo dal 21 novembre al 3 dicembre. La carta consiglia di non adagiarsi a persone o situazioni apparentemente positive e stabili. Fai chiarezza e cerca con coraggio di cambiare qualcosa della tua vita. La quarta ed ultima sibilla di questa puntata è il fante di picche, dal titolo Nemico. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta un uomo losco e misterioso. Ha in mano un coltello e col suo ampio mantello e la maschera cerca di nascondere la sua identità. Il significato simbolico è palese: una persona sta tramando qualcosa contro di noi. I significati principali della carta sono pericolo, rivalità, inganno.
Gli aspetti al dritto di questa sibilla parlano di una persona o situazione difficile e ostile. Riferita ad una persona può essere un amico che mostrerà una natura falsa, inaffidabile o addirittura cattiva. A volte può anche indicare una persona in ambito familiare o lavorativo che ha doppi fini, vuole imbrogliare o sta spiando o può minacciare chi consulta le carte. Per le situazioni in genere questa sibilla avverte di possibili pericoli ed eventi spiacevoli. Da ricordare che l'interpretazione dipende molto dalle carte vicine che andranno ad indicare il tipo di pericolo e i possibili effetti di queste azioni. Alcune combinazioni di carte possono rivelare un pericolo sventato o che si riuscirà a smascherare. Gli aspetti con la carta al rovescio in ambito negativo di un metodo sono più o meno gli stessi della carta al dritto, ma alcuni significati possono essere amplificati. In qualsiasi caso, quando in una lettura esce il nemico, bisogna essere molto prudenti e osservare attentamente chi ci circonda. In amore può esserci una persona che si intromette nella coppia, un tradimento, un nuovo interesse o amante inaffidabile, un incontro deludente oppure un ex che fa stalking. Infine, questa sibilla ricorda anche che a volte potremmo essere nemici di noi stessi, con atteggiamenti autolesionistici e distruttivi per noi e per gli altri. Il nemico corrisponde alla fante di picche, che di solito indica una persona di cui diffidare e magari tenersi alla larga, perché è una persona che manipola, è fredda e calcolatrice. È un uomo giovane, terribilmente calcolatore, da tenere sott'occhio. I tempi di realizzazione coprono un periodo dal 21 febbraio al 6 marzo. La carta consiglia di riflettere attentamente, agire con impulsività e imprudenza potrebbe portare a conseguenze spiacevoli. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo appena parlato, in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!